avendo la possibilità di conoscere alcuni massoni delle Duomen, l'idea, il comune denominatore, ecco, il tratto che subito viene evidente è che sono persone molto equilibrate, molto serene, persone molto assertive, concilianti, persone che spesso e volentieri ti verrebbe da prendere ad esempio. L'età anagrafica varia, ci sono persone molto anziane, d'altro canto l'ordine massonico è antichissimo e anche la Federazione Italiana ci ha addirittura festeggiato il centenario. E ci sono molti giovani, i giovani sono il futuro della federazione. E ci sono molte donne ovviamente e molti uomini, credo che la misura sia pari. Il livello culturale è abbastanza alto, sono persone che hanno fatto un percorso per alla fine determinarsi a bussare alla Federazione Italiana o comunque all'ordine Le Duomen, quindi sono persone che si sono messe in discussione, sono persone che si sono fatti delle domande e alla fine hanno realizzato che questa poteva essere la loro strada migliore per raggiungere quelle consapevolezze di cui sentivano il bisogno. Il ceto sociale è abbastanza alto, non perché noi facciamo una selezione in base al ceto sociale, è che perché purtroppo in Italia c'è una corrispondenza tra sviluppo culturale, anche esistenziale, e ceto sociale, perché un maggiore ceto sociale ti consente maggiori studi ti aprono più la mente. Avere la mente più aperta ti consente di farti più domande, di acquisire diverse consapevolezze, quindi per forza di cose le persone che hanno una cultura più elevata sono anche le persone che hanno una sensibilità maggiore per questo genere di temi e di argomenti. Devo dire però, perché noi siamo un ordine internazionale, quindi abbiamo abbastanza il polso della situazione internazionale, in altri paesi non è così. In altri paesi il magistrato va a fare il suo lavoro di magistrato, poi scende, passa a prendere il fruttivendolo di sotto casa e tutte e due se ne vanno in loggia. E poi si fanno una bevuta e sono ottimi amici, perché a prescindere dal lavoro che fanno, entrambi comunque hanno avuto una scolarizzazione alta, entrambi coltivano il proprio animo e le proprie esperienze spirituali. In Italia c'è purtroppo questo divario fra persone che hanno più possibilità e persone che hanno meno possibilità sociali e che quindi rimangono al palo anche in altri ambiti, e questo è un grosso problema che la società dovrebbe colmare. Ad esempio, ma è un pensiero mio, noi non facciamo minimamente politica, potenziando l'istruzione. L'istruzione è fondamentale, le persone devono avere un'istruzione a prescindere da quello che faranno nella loro vita, perché poi nella società c'è bisogno di tutti, c'è bisogno del capo di Stato e c'è bisogno del netturbino, anzi c'è bisogno più del netturbino del capo di Stato, perché forse di un capo di Stato si può fare a meno, senza netturbini moriamo tutti di peste nel giro di un mese. I massoni sono persone normalissime che hanno sposato un percorso spirituale e lo portano avanti. Poi la massoneria è
un'istituzione molto ampia, quindi ci sta anche che qualcuno di queste persone faccia degli errori, come accade anche, voglio dire, nella Chiesa, come accade in politica, come accade dappertutto. E quando accade è giusto che si venga puniti. Quello che è meno giusto è criminalizzare tutta una categoria di persone per gli errori che sono stati fatti da qualcheduno, come se tutti i cattolici, parliamo di 2 miliardi di persone, venissero tutti definiti pedofili perché c'è stato uno scandalo della pedofilia nella Chiesa Cattolica. Non è giusto, no? C'è tanta gente che è cattolica, in Italia quasi tutti, che con la pedofilia non hanno nulla a che fare e che anzi condividono i precetti morali del cattolicesimo. E la massoneria è più o meno la stessa cosa, sono tante persone di buoni costumi, libere, che hanno voglia di migliorare se stessi ed il mondo e lo fanno in serenità, tranquillamente, senza perseguire doppi fini, senza avere alcun altro obiettivo se non effettivamente il loro miglioramento personale e sperare nel miglioramento dell'umanità.